I nonni sono figure fondamentali all'interno di ciascuna famiglia. Hanno un ruolo importantissimo nella crescita dei bambini e allo stesso tempo sono un punto di riferimento forte per gli adulti della famiglia. Rappresentano la saggezza e l'esperienza per la loro vita vissuta, comunicano affetto e trasmettono emozioni. Sono un porto sicuro perché offrono protezione e rifugio e sembra che abbiano il potere di rallentare il nostro tempo. Sono molto grata ai miei nonni per i valori che mi hanno trasmesso e sono sicura che abbiano contribuito in buona parte a formare la persona che sono oggi. Secondo me i nonni sono una fonte preziosa di insegnamenti che possono aiutarci a vivere meglio, ritornando a una vita più semplice e significativa. Io sono Miriam e in questo canale condivido consigli per rendere la nostra vita più lenta, cosa sempre più difficile in questo mondo che va sempre più di fretta. Oggi parleremo di 10 consigli che secondo me dovremmo imparare dai nostri nonni per riconnetterci con uno stile di vita più semplice e sostenibile. Saper aspettare. Al giorno d'oggi, nell'era della velocità, siamo abituati ad avere sempre tutto e subito e la pazienza è una virtù sempre più rara. Viviamo una continua corsa contro il tempo e ogni momento vuoto sembra inutile e deve essere riempito. I nonni ci insegnano che la pazienza è importante perché ci ricorda la direzione lineare del tempo, il suo espandersi e ci permette di connetterci al momento presente. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere. L'importanza di condividere. Oggi siamo tutti bravi a condividere online quello che facciamo durante le nostre giornate, ma non dovremmo dimenticarci della condivisione vera nel mondo reale. Ricordo piacevolmente i pomeriggi estivi, dove io ero impegnata a giocare e nel mentre vedevo i miei nonni conversare in modo spensierato con parenti e amici. Il tempo passava lento e leggero, mentre le persone si facevano compagnia e c'erano semplicemente le une per le altre. Coltivare le proprie passioni. Mio nonno Angelo coltivava l'orto e mio nonno Gianni collezionava monete di tutto il mondo. Le mie nonne, Marisa e Lidia, hanno invece la passione per il cucito e per la buona cucina. Mi è sempre piaciuto trascorrere del tempo con loro per imparare dai loro interessi e questo mi ha trasmesso l'importanza di trovare nella vita qualcosa che ci emozioni, che ci permetta di esprimere noi stessi e di staccare dalle preoccupazioni quotidiane. Fare attenzione al risparmio. I miei nonni sono sempre stati attenti al risparmio e alla gestione delle loro finanze, cercando di comprare solo ciò che serviva e facendo durare le cose più a lungo nel tempo. Imparare a gestire il proprio denaro non è affatto semplice, ma fare attenzione a questo aspetto può sicuramente aiutarci a vivere più sereni e tranquilli. Alimentarsi con cibo genuino. L'alimentazione dei nostri nonni, se paragonata alla nostra, era sicuramente più semplice, sana ed equilibrata. La maggior parte delle persone mangiava solo ciò che era prodotto dai campi che coltivava e la carne era un'eccezione destinata alle occasioni particolari. Ai giorni nostri l'alimentazione è più varia, ma di qualità inferiore. Nelle coltivazioni si usano concimi e durante l'anno si può trovare frutta e verdura che in passato si poteva trovare solo in alcune stagioni. Non esiste più la stagionalità dei cibi per il fatto che importiamo i cibi da tutto il mondo. Prendendo esempio dai nostri nonni, è importante ricordarci di comprare frutta e verdura di stagione, possibilmente a chilometro zero, che è più buona ed economica, oltre a essere migliore per l'ambiente e di supporto alle comunità locali. Organizzare in anticipo i pasti.
Ho sempre notato a casa dei miei nonni un'ottima organizzazione dei cibi e dei pasti. Inoltre, durante il periodo dei pomodori, per esempio, veniva fatta la salsa per l'intero anno e così via per le altre conserve e preparazioni. Mi piace questa logica di preparare in anticipo una scorta di cibo che poi dura nel tempo e questo ci permette di essere organizzati e di non sprecare il cibo, mangiando sano e genuino anche nei periodi in cui non abbiamo tempo per cucinare. Scegliere rimedi naturali. Le nostre nonne avevano i rimedi giusti per ogni evenienza. È molto curioso scoprire e provare antichi rimedi, tramandati di generazione in generazione, per prenderci cura di noi stessi e della nostra casa, con prodotti naturali e di uso comune. Riparare abiti e oggetti. L'abitudine di riparare ciò che si rompe, del tutto naturale per i nostri nonni, è davvero molto importante per noi oggi, che siamo molto più portati a buttare e a ricomprare appena si rompe qualcosa. Se aggiustiamo anziché buttare, avremo un impatto positivo sull'ambiente, riducendo lo smaltimento dei rifiuti e incoraggiando l'economia del riciclo. Ridurre la tecnologia. La tecnologia può facilitarci la vita, ma renderci al tempo stesso assenti e dipendenti. È strano pensare che i nostri nonni hanno vissuto gran parte della loro vita senza le tecnologie che noi oggi conosciamo ed è importante, secondo me, ritagliarsi dei momenti di disconnessione per riconnetterci con noi stessi e con il presente. Se vi interessa conoscere una strategia per evitare la dipendenza dallo smartphone, vi invito a vedere il mio precedente video sul minimalismo digitale. Muoversi a piedi o in bicicletta. I miei nonni hanno sempre preferito muoversi a piedi o in bicicletta per svolgere le loro commissioni quotidiane. Questa abitudine è importante al giorno d'oggi per ridurre l'inquinamento e rendere l'aria che respiriamo più pulita. Inoltre, muoversi a piedi o in bicicletta è una scelta salutare, anche per combattere la sedentarietà e mantenere una buona forma fisica. Queste erano le 10 abitudini che sento di aver imparato dai miei nonni. Sono consapevole che i punti che ho elencato passano attraverso la mia esperienza e quindi ognuno potrà notare delle differenze. Inoltre mi sono focalizzata sugli aspetti positivi dello stile di vita dei nostri nonni, sperando di fare tesoro dei loro insegnamenti, andando allo stesso tempo a migliorare gli aspetti negativi. Credo che sia importante tenere a mente i loro insegnamenti, in modo che possano farci da guida soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da uno stile di vita sempre più frenetico e artificiale. I nonni ci ricordano invece, attraverso la loro esperienza, di riscoprire il contatto con la natura e con le stagioni, di assaporare il tempo che passa ricordandoci di vivere lentamente e di trovare la bellezza nella semplicità. Pensi anche tu che gli insegnamenti dei nostri nonni siano preziosi al giorno d'oggi? Se ti va di condividere qualcosa che hai imparato in particolare da loro, possiamo parlarne nei commenti. Se ancora non sei iscritto al canale, ti invito a farlo cliccando sul tasto rosso iscriviti sotto al video e a mettere un mi piace se il video ti è piaciuto. Ogni sabato mattina alle ore 9 pubblico un nuovo video su questo canale su slow living, minimalismo e crescita personale. Intanto vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e vi auguro una buona giornata un po' più slow. Ciao!